Amici e amanti delle lunghe e lente cotture, non solo al barbecue, non solo alla brace, ma parliamo anche delle cotture lunghe e lente casalinghe. Oggi parliamo di un piatto che ha spopolato e sta ancora spopolando sul web, la aglio e olio scientifica di Gianfranco Locascio. Ovviamente chi lo conosce non ha bisogno di essere presentato. Lui non solo è l'ideatore e promotore della aglio olio scientifica, ma principalmente lui è il guru, prima italiano e poi internazionali, di molti master griller che con la sua accademia sta formando molti chef. Oltre a questo è promotore della teoria della fusione tra cucina e chimica, che usa per spiegare al meglio cosa accade chimicamente al cibo quando viene manipolato in cucina. La spiegazione chimica la fa anche per la pasta aglio, olio e peperoncino e per chi vuole approfondire in descrizione qui sotto vi metterò il link del suo articolo dove spiega nel dettaglio tutti i processi chimici oltre che alla modalità di preparazione di questa famosa pasta. Noi di Poi Boy abbiamo provato a eseguire alla lettera la spiegazione di Locascio, che anche se va nel dettaglio e ben definita, le difficoltà non sono state poche. Ma vediamolo insieme in questo video. Per prima cosa Locascio ci dice di spellare l'aglio con un coltellino senza bucarlo, tagliarlo o rovinarlo. E quindi prendiamo una testa, la sfogliamo spicchio per spicchio, poi prendiamo a uno lo spicchio e lo liberiamo dal primo strato che lo ricopre, facendo uscire fuori la parte perlata. Quindi col coltello tagliamo la parte opposta alla punta, la parte dura per intenderci, e vedete che la pellicola va via anche se rimane attaccata delicatamente. Ci aiutiamo col coltello piano piano e la sfogliamo. Se la parte dura rimane attaccata all'aglio, la rimuoviamo tagliandola il più preciso possibile. Dopo aver pelato tutti gli spicchi passiamo alla fase 2. Locascio ci dice genericamente che per ogni 2 persone ci vuole una testa d'aglio e un bicchiere d'olio e che va cotto sul fornello a temperatura bassissima e lasciare che si ammorbidisca senza mai soffriggere. Se inizia a soffriggere, spegnere il fuoco. Se si ha un termometro, stabilizzare l'olio a 65 gradi. Si va avanti finché è necessario, l'obiettivo è sgonfiare gli spicchi d'aglio e renderli così teneri da poter essere frullati. Qui non ci dice in quanto tempo l'aglio può essere pronto, se in 5 minuti, in un'ora o tutto il giorno. In ogni caso ci lanciamo subito al fornello e capiamo immediatamente che non possiamo passare la giornata ad accendere e spegnere il fuoco e allora ci inventiamo un automatismo, prima con la candela, poi con una lampada ad olio fai da te. Falliti questi procedimenti, ci viene subito in mente il forno a battitore o la cottura sottovuoto col runner, che ovviamente noi non abbiamo. E abbiamo rimediato col forno normalissimo, impostandolo a 65 gradi e un tegame in terracotta pieno di aglio ricoperto di olio d'oliva fino all'orlo e siamo andati avanti a temperatura controllata col termometro per 2 ore. Io, non avendo un forno che lavora a una temperatura così bassa, l'ho modificato installando da me un termostato digitale in modo da regolare la temperatura e già che mi trovavo ho inserito anche un on-off in modo da spegnerlo a tempo oppure comandarlo col telefonino a distanza. Dopo 2 ore l'aglio si è imbrunito e al tatto con la forchetta risulta molto morbido. Qui lo zio Gianfranco ci dice che l'aglio si deve sgonfiare, ma anche tenendo l'aglio a temperatura per oltre le 4 ore non è mai accaduto ciò. Ma andiamo avanti lo stesso e non dimentichiamoci del sale e una spruzzatina di succo di limone e frulliamo il tutto. Uscirà una crema d'aglio molto intensa che assaggiando su una fetta biscottata è molto saporito. Ovviamente ne abbiamo prodotto una quantità che va ben oltre le 2 persone, una testa d'aglio e un bicchiere d'olio ogni 2 persone e così via. Insomma, ne prendiamo la quantità che ci serve, in questo caso mezzo bicchiere, quantitativo per una persona, e il resto lo conserviamo in frigo in un barattolo ben chiuso.
Buttiamo la pasta e facciamo passare qualche minuto. Diamo il tempo alla pasta di rilasciare l'amido nell'acqua. Quando vediamo che l'acqua fa la schiuma, è il momento per cogliere un mezzo bicchiere d'acqua e metterlo insieme alla crema d'aglio. Ho voluto usare una frusta visto che l'aglio è già stato triturato. La crema ci viene molto liquida e abbondante e siamo ben lontani da quello che ci viene detto nella ricetta. Ma continuate a seguire il video che cambiando metodo poi otterremo l'effetto desiderato. Essendo una crema troppo morbida e liquida, dobbiamo farla ritirare. Quindi cosa facciamo? Scoliamo la pasta a metà cottura e terminiamo la cottura in padella insieme alla crema. Ci vogliono esattamente 5 minuti. A metà assorbimento della crema mescoliamo di continuo la pasta fino al completo assorbimento. E poi prezzemolo e peperoncino a piacimento. E questo è più o meno il risultato che otteniamo con questa procedura. Ma noi abbiamo voluto modificare un po' le dosi e alla fine abbiamo escogitato quest'altro sistema per avere quello che a noi interessa. Procediamo. Seguite bene gli accorgimenti che abbiamo fatto, perché è qui che ci giochiamo la aglio e olio perfetta. La tecnica resta sempre la stessa, quella del forno col termometro. Prima di tutto cambio del tegame e prendiamo una tazza in ceramica o in terracotta o che sia resistente al calore e soprattutto che sia tubolare. Inseriamo l'aglio all'interno e riempiamo d'olio fino a sommergere l'aglio. Temperatura forno a 60-65 gradi. L'importante è che l'olio non vada a friggere l'aglio. Il tempo? Noi l'abbiamo lasciato dentro per 2 ore a forno acceso, poi l'abbiamo lasciati a riposo sempre nel forno spento, sfruttando ancora il calore residuo. Se è un problema per voi tutto questo tempo, provate con un'ora a forno acceso, poi fateci sapere. Una volta che si sono raffreddati a temperatura ambiente, prendiamo solo l'aglio. In effetti l'olio è troppo. Mettiamo in un bicchiere per frullare l'aglio, aggiungiamo un cucchiaio di limone e poi un po' d'olio, sale quanto basta e il peperoncino se volete, altrimenti lo aggiungete dopo. A questo punto si frulla e man mano che l'aglio si incaglia nelle lame aggiungiamo un po' d'olio per farlo girare. Il risultato sarà una crema molto densa di aglio, quasi come se fosse una pasta d'aglio. Aggiungete un po' di olio per farla più morbida. Mentre facevate questa operazione sicuramente avrete già calato la pasta e allora prendete un po' di acqua di cottura carica di amido e mescolatela con la pasta di aglio aggiungendone poca alla volta e fermatevi quando otterrete la giusta densità della crema. Per regolarci e avere un'idea deve sembrare una maionese. Questa volta la pasta va cotta nei tempi previsti ed appena pronta la versate in una padella a fuoco spento dove ci sarà la crema d'aglio pronta ad abbracciare la nostra pasta. Amalgamate il tutto. Se la pasta è troppo cremosa potete aiutarvi con un po' di acqua di cottura della pasta che avete ben pensato di non gettare via. Aggiungete il prezzemolo e il peperoncino se non l'avete messo prima e se lo desiderate. Ed ecco qui, pasta aglio e olio scientifica, cremosa e straordinariamente squisita. Buon appetito a tutti! Prima di lasciarci, solite raccomandazioni: un mi piace al video è gradito, l'iscrizione al canale per non perderci di vista e commentatemi, fatemi sapere la vostra esperienza. E se volete potete iscrivervi anche al canale Instagram di PoBoy. Ciao!